Ciao, benvenuti in questo nuovo video di Hiking for Dummies, in cui vediamo come affrontare la prima via ferrata. Vedrai infatti la parte pratica e ti mostrerò l'attrezzatura che serve per affrontare una via ferrata. Per chi invece è esperto, chiedo di vedere ugualmente questo video e di aiutare gli utenti commentando sotto questo video, perché solamente in questo modo, condividendo le proprie esperienze, un video può diventare veramente utile. Io sento spesso anche nei forum la domanda: qual è la prima ferrata che posso fare, una ferrata facile? E spesso ti consigliano una via ferrata e poi vai su questa via perché sai che è facile, ti hanno detto che è facile e ti trovi in difficoltà. Ma la difficoltà in montagna è una cosa molto soggettiva. Quello che per me può essere difficile magari per te può essere facile o viceversa. Ti faccio un esempio: pochi sanno che qui in Toscana c'è praticamente la prima ferrata d'Italia e forse del mondo, perché risale alla fine dell'Ottocento. Si tratta della ferrata del Monte Procinto. Ora considera come è successo a me. Se sei un amante della montagna, del trekking, dell'hiking, prima o poi ti troverai ad affrontare un tratto ferrato. Io da giovane, quando ho iniziato a percorrere questi sentieri delle Apuane, mai avrei pensato di fare dei tratti attrezzati. Piano piano prendi sempre più consapevolezza e ti trovi a fare dei sentieri per escursionisti esperti e dei sentieri per escursionisti esperti attrezzati. Per assurdo, gli EEA sono praticamente meno pericolosi dei sentieri EE, o meglio, gran parte degli incidenti che sono successi anche qui sulle Apuane sono successe in punti esposti dove non c'era nessun tipo di cavo o assicurazione. Quindi semplicemente una via ferrata è una via che permette di passare in sicurezza un passaggio difficile. Quindi la ferrata del Monte Procinto è praticamente la via normale per salire in vetta, perché le altre vie praticamente sono dedicate agli arrampicatori. Considerato che la zona è ricca di incisioni rupestri, le antiche popolazioni salivano su per questa via. E ci sono anche tante leggende, però ora chiaramente non posso raccontarle perché si andrebbe fuori tema da questo video. Ma il punto principale è proprio questo: se ci salivano sul Procinto senza cavo, vuol dire che è una via facile. Infatti, se vai a vedere la difficoltà della ferrata del Monte Procinto è dichiarata facile. Cioè, grosso modo, sono tutti passaggi di arrampicata di primo grado. Ma se c'è il cavo, ci sarà il motivo. L'esposizione. In sintesi, se non c'hai problemi di sensi di vuoto, non hai difficoltà, ma se invece hai paura del vuoto, ti consiglio di farlo con una persona esperta, anche perché ti può aiutare
nei punti più difficili ed è importante iniziare sempre dalle cose più facili. È sbagliato andare in montagna pensando che poi qualcuno ti può soccorrere se te sei in difficoltà. La prima regola è non mettersi nei guai, anche perché io mi ci sono trovato diverse volte qui sulle Apuane con dei soccorsi perché qualcuno si era fatto male. È veramente un casino. Ora però passiamo alla parte pratica, vado al tratto attrezzato. Bene, per quanto riguarda l'attrezzatura, la cosa fondamentale è l'imbrago. Trovate la recensione di questo nelle mie genuine review. Il secondo elemento fondamentale sono il kit, che è questo qua, con i moschettoni e il dissipatore. Come vince il nome, questo serve in caso di caduta per attenuare lo strappo di caduta. Essenziale il casco, possono cascare dei detriti da chi ci anticipa e lo indosso subito. I guanti che indosso, ecco qua, ora mi metto anche l'imbrago. Ecco qua. Fisso i moschettoni in questo modo. Moschettoni li attacco al porta attrezzatura dell'imbrago. A me piace anche avere una daisy chain con un ulteriore moschettone in caso uno volesse fare una sosta o mettersi in sicurezza. Ne parliamo magari in un altro video perché oggi non vorrei mettere troppa carne al fuoco. Però ecco sì, due parole sulle scarpe. Scarpe d'approccio, scarponcini di avvicinamento sono ideali per questo tipo di vie. Di questo tipo di scarpe ne parliamo nelle mie genuine review, ci sono dei video. Comunque in ogni modo, se vuoi dei consigli puoi commentare qui sotto. La regola fondamentale è che agganciamo i due moschettoni. Questi moschettoni scorreranno lungo il cavo durante la mia salita. Una volta che raggiungo il chiodo con l'anello che tiene il cavo, mi devo ricordare di questa regola principale. Stacco il moschettone, lo passo, poi prendo quell'altro e lo ripasso. Almeno un moschettone deve essere sempre agganciato al cavo. È importantissimo, questa è la regola principale, sempre un moschettone attaccato al cavo. Poi ricordati di mantenere la distanza da chi ti precede. È buona norma aspettare che il tuo compagno abbia passato il tratto successivo del cavo. Questo è importantissimo perché se il tuo compagno casca te lo ritrovi praticamente addosso. Ultima cosa di oggi, non ti fare dei selfie nelle posizioni più assurde. Se vuoi riprendere una salita di una via ferrata puoi utilizzare la GoPro e ci sono questi supporti, per esempio sul casco, dove puoi inserire la GoPro e ti riprendi tutta la salita, ma le tue mani ovviamente devono essere libere. Ok, bene, io sono arrivato, spero che il video ti sia molto utile. Ti invito a iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video, di lasciare un commento. A presto, keep in touch!